Se vi è piaciuta la blusa che avete visto dalle foto in anteprima al video, restate in mia compagnia e vi racconterò e dimostrerò come svilupparla con vari passaggi dettagliati. Come avrete notato, ricorda la maglia Edera che abbiamo realizzato assieme un anno fa, che in tantissime avete sviluppato e infatti ho utilizzato lo stesso punto fantasia che tanto amo, perché ci regala questo motivo a pizzo bellissimo. Edera però aveva un taglio asciutto che vestiva molto in figura e stavolta ne ho studiato una versione nuova, fresca, leggerissima e dal taglio comodo e oversize, con una lavorazione molto semplice in top down, quindi fattibile per tutti, come anche l'adeguamento della taglia. Diamo un'occhiata subito ai filati e ai colori che ho utilizzato, che già ci raccontano con questi toni pastello romantici tantissime cose. I colori sono racchiusi in gomitoli da 50 grammi per 160 metri, è un cotone che sapete bene che ho utilizzato per tantissimi altri progetti, è molto leggero, di alta qualità, morbido, resistente e certificato, quindi privo di componenti chimici dannosi, adatto quindi anche alla lavorazione dei capi per i più piccini e tra l'altro con una vasta gamma di colori dai pastello ai toni più accesi. Io ho utilizzato il colore 59 argilla rossa, che è questo, e il 56 rosa cipria, che accostati sono bellissimi. Il progetto è leggerissimo, pesa davvero poco, quindi 280 grammi per questa leggerissima maglia realizzata in taglia M, e vi serviranno 4 gomitoli per colore. Fate conto che del quarto io ho utilizzato soltanto l'inizio, quindi veramente con poco peso riuscite a realizzare davvero un capo molto leggero. Si può tranquillamente comunque realizzare il progetto perché appunto non avesse tempo di farlo in estate, anche per a settembre, ottobre, così per l'autunno, utilizzando il baby merino sempre della Drop, che tra l'altro in questo periodo è anche super scontato, e quindi avendo uno stesso spessore del Drop Safran realizzerete comunque una maglia non pesante per l'inverno, ma appunto utilizzabile per la mezza stagione, perché come sapete la merino è una lana comunque fredda che mantiene la temperatura corporea, non ci scalda troppo e va benissimo appunto per i cambi di stagione, e in alternativa appunto potrete utilizzare quella. Io sotto in info box comunque vi lascio scritto tutto e anche i riferimenti. Inoltre avrete bisogno per la lavorazione di un uncinetto del 3,5, un paio di forbicine per tagliare il filo, ago da lana, il metro per prendere le vostre misure e dei marker per segnare i punti di riferimento. Il progetto si sviluppa in top down, quindi dall'alto verso il basso, lavorando questo punto fantasia a ventaglietti che andrà ad ampliarsi mano a mano nei vari giri di lavorazione. Successivamente, finita la lavorazione dello sprone, divideremo separando il davanti dal dietro e lasciando appunto gli spazi per le maniche, e andremo a riprendere il corpo della lavorazione sempre lavorando appunto in tondo e appunto creando una catenella sotto agli scalfi per dare respiro e mobilità alle braccia, affinché la vestibilità sia morbida e comoda. E lavoreremo con due filati, quindi a contrasto, alternando la lavorazione dei due semplici punti base dell'uncinetto. Poi vedete, cambiamo quindi il colore della lavorazione con il filato a contrasto, e andremo appunto a lavorare con due semplici punti base dell'uncinetto, che ci danno un effetto molto bello, leggero e particolare, guardate, giusto anche per uscire dalla solita monotonia delle solite maglie di base, e quindi anche una lavorazione molto molto fresca. Alla fine completeremo il bordo della maglia e delle maniche con lo stesso punto fantasia a pizzo che ho utilizzato per lo sprone con il rosa cipria.
e vediamo ora nel dettaglio come procedere per le varie taglie. Il progetto io l'ho testato per una taglia che veste tra la 42 e la 44, non l'ho sviluppato e fatto testare per le taglie più grandi. Comunque vi do dei riferimenti affinché possiate appunto provarci tranquillamente, e naturalmente sapete che i lavori top down, provandoli, indossandoli, strada facendo, si possono aggiustare, modificare con qualche piccola variazione e creare su misura, come abbiamo visto anche per altre maglie che abbiamo sviluppato. Per una taglia SM, quindi quella che ho realizzato io, avviamo di base 139 catenelle che mi daranno alla base 28 ventaglietti. Allora, la catenella iniziale non è una catenella semplice, è la catenella I-cord di lavorazione iniziale che abbiamo visto anche per altri progetti e che comunque vi faccio vedere. In alternativa si può mettere sempre una catenella semplice, però la catenella I-cord dà una maggior rifinitura al progetto perché ne risulta una lavorazione di una catenella tridimensionale che poi non allargherà durante l'indosso e i lavaggi e manterrà sempre la vestibilità del vostro collo stabile. Allora, l'avvio della catenella iniziale I-cord è di 139 maglie perché il punto fantasia è multiplo di 5 più 4. 139 catenelle iniziali mi daranno 28 ventagli e poi vi do anche le misure di riferimento che poi comunque rivedremo nei vari passaggi di suddivisione dello sprone finale. E sono 8 ventagli per il davanti e per il dietro e 6 ventagli per le maniche. Naturalmente lo sprone si dividerà per la taglia SM dopo 16 giri di lavorazione di punto fantasia per la M, 15 giri di lavorazione di punto fantasia per la S, quindi ho calcolato un giro in meno per taglia. Ovviamente poi voi farete le vostre valutazioni in base anche alla vostra taglia e fisicità. Per la taglia LXL andremo invece ad avviare una catenella I-cord di 159 maglie che mi daranno 32 ventagli che lavorerò per circa 17 e 18 giri, poi appunto lo valuterete voi nell'indosso, e per la suddivisione dello sprone andrete a dividermi 9 ventagli per il davanti e il dietro e 7 ventagli per le maniche. Andiamo ad iniziare subito la lavorazione. Sono partita un po' più veloce appunto perché il progetto è abbastanza appunto intenso e ve lo sviluppo veramente nei minimi particolari in tutti i passaggi. Con l'uncinetto del 3,5 avviamo il nostro bordino I-cord che abbiamo già visto per la versione di maglia edera della prima versione, quindi il filo del gomitolo fisso dietro e un filo volante davanti a voi di circa 1,5 m, 2. Fatta la vostra asola di lavoro, lavorerete il bordino in questo modo. Quindi il filo volante lo passate davanti all'uncinetto e con il filo del gomitolo chiudete le maglie. Vi consiglio di lavorare in modo morbido e una volta avviata la catenella necessaria per la vostra circonferenza, allineate bene tutta la catenella e andate a chiudere effettuando una maglia bassissima nella prima maglia dall'inizio, in questo modo. 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Rientrate nello stesso punto di base e lavorate 2 maglie alte. Tre catenelle di separazione, rientrate all'interno dello stesso punto di base e fate nuovamente una maglia alta. Avremo formato così il nostro primo ventaglietto. Ora saltiamo 1, 2, 3, 4 maglie di base e nella quinta lavoriamo sempre un altro ventaglietto, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta,
sempre all'interno dello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione e rientrate, effettuate un'altra maglia alta. Si procede per tutto il giro lavorando in questo modo, si saltano 1, 2, 3, 4 maglie di base, nella quinta si lavorano 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, si rientra all'interno dello stesso punto e si effettua una maglia alta. Si procede per tutta la circonferenza formando questi ventaglietti. Una volta lavorata tutta la mia circonferenza ed effettuato l'ultimo ventaglietto, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio del lavoro. E ho chiuso il mio giro. Vedete, questa è la mia circonferenza. All'interno io ho creato 28 ventaglietti, quindi una circonferenza comunque bella ampia. Il secondo giro lo effettuo in questo modo. Chiudo il giro con una maglia bassissima all'interno della terza catenella di inizio giro e con delle maglie bassissime mi sposto qui nell'archetto. Mi posiziono qui all'interno dell'archetto. Ora vado a lavorare i miei ventagli a specchio in questo modo: 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta, altre 3 catenelle che sono quelle di separazione del ventaglio, rientro all'interno del ventaglio ed eseguo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, passo all'interno dello spicchietto del ventaglio successivo ed effettuo una maglia alta, 3 catenelle e 3 maglie alte. Procedo per tutta la mia circonferenza lavorando in questo modo: dentro allo spicchietto una maglia alta, 3 catenelle e 3 maglie alte. Concludo il mio ultimo ventaglietto del giro e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella del primo ventaglio. Ora vediamo come effettuare il terzo giro, che è identico praticamente al primo. Quindi entro con una catenella, faccio una maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle e questa è la prima maglia alta del ventaglio che andrò a fare, 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione e 2 maglie alte e una maglia alta. Quindi ripropongo il ventaglio del primo giro. Entro nel ventaglio successivo e vado a fare le 3 maglie alte, tre catenelle di separazione e una maglia alta. E riparto. 3 catenelle, 3 maglie alte, scusate, 3 catenelle e una maglia alta all'interno dello stesso spicchio di base e procedo così. D'ora in poi dovrò alternare il secondo e il terzo giro, quindi lavorare il secondo e il terzo giro a giri alterni,
e l'aumento appunto dello sprone sarà data dall'aumento delle maglie che io andrò ad aumentare nei prossimi giri nei miei ventagli. Concludo con una maglia bassissima come al solito e mi sposto nello spicchio del ventaglio successivo con delle maglie basse, bassissime. Mi alzo con 3 catenelle e ne eseguo altre 3 perché vado a creare l'angolino del prossimo ventaglio che devo lavorare a specchio rispetto a quello sottostante. Ed ora realizzo 4 maglie alte anziché le solite 3 che abbiamo visto finora. Quindi vado ad aumentare i miei ventagli. Quindi ho creato un ventaglio di 4 maglie alte. Filo sull'uncinetto, passo nel ventaglietto successivo, una maglia alta, 1, 2, 3 e 4 catenelle di separazione e 4 maglie alte. Procedo per tutto il giro lavorando così negli spicchi, una maglia alta, 4 catenelle di separazione e 4 maglie alte all'interno del ventaglio. Ora vi faccio vedere e vi spiego come io ho proseguito il lavoro ottenendo questo sprone in top down molto bello arrotondato, vedete ampliato e arrotondato nella parte delle spalle. Ho lavorato semplicemente aumentando nei giri, adesso vi dico come, i ventaglietti, quindi le maglie alte dei ventaglietti della maglia, di questo punto fantasia. Io in totale ho effettuato 16 giri di lavorazione. Naturalmente vi raccomando di provare lo sprone e di gestirlo in base anche alla vostra fisicità, alla vostra quindi circonferenza spalle e alla vostra taglia del seno, quindi potrete andare a giocare modificando solo con a volte anche basta con qualche piccola modifica, magari se avete una struttura diciamo minuta potete evitare di fare tante maglie verso la fine quante ne ho fatte io nei vari ventaglietti, oppure provare appunto a procedere con la stessa mia costruzione. Come avete visto, questa costruzione di punto fantasia si basa sulla costruzione di ventaglietti con 2 giri di andata e ritorno lavorando i ventaglietti a specchio come vi ho fatto vedere. Il primo, il secondo e il terzo giro vanno lavorati ovviamente a giri alterni, quindi invertendo ovviamente il ventaglietto come abbiamo visto, e lavorando nei primi 3 giri il ventaglietto con le 3 maglie alte, le 3 catenelle di separazione e la maglia alta. Dal quinto all'8º giro, quindi il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'8º giro, lavorerò aumentando una maglia nel ventaglietto e quindi andrò ed anche una catenella di separazione. Quindi andrò a lavorarlo con una maglia alta, 4 catenelle di separazione e 4 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Dal nono al 15° giro io lavorerò una maglia alta, 4 catenelle, 4 non 5, quindi non vado ad aumentare qui la catenella ma 4 e 5 maglie alte sempre all'interno dello stesso punto del ventaglio. Quindi una maglia alta, 4 catenelle di separazione e 5 maglie alte. Il 16° giro, che è l'ultimo, lavorerò la maglia alta, 5 catenelle di separazione e 6 maglie alte all'interno dello stesso punto di base.
Questo è l'ultimo giro nel mio caso, per la mia taglia, l'ultimo giro di ventaglietti e sarà quello che poi appunto trasborderà, che resterà in rilievo nella mia maglia, quindi che creerà questo, diciamo, motivo che resta appunto volante e darà la separazione creerà appunto questa sorta di separazione con il resto del corpo della maglia. Ora vediamo come suddividere la parte davanti, la parte del dietro e appunto lasciare gli scalfi maniche. Nella circonferenza del mio sprone io ho 28 motivi di ventaglietti, quindi il mio sprone tutto intorno è fatto da questi 28 motivi. Io ho lasciato 8 motivi sul davanti, 8 sul dietro e 6 per il passaggio delle braccia. E che cosa devo fare? Allora, devo mettere dei marker per segnare appunto il punto di separazione. Vado a contare i ventaglietti della riga precedente, va bene? Partendo dal primo marker che sarà quello dove ho concluso il mio giro ed ho chiuso l'ultimo giro. Quindi lascio 6 ventaglietti per la manica, 8 ventaglietti per la parte, 8 motivi di ventaglietti per la parte davanti, 8 qui e altri 6 motivi di ventaglietti che vado appunto a lasciare per l'altro braccio. Che cosa faccio? Con il filo praticamente vado a contare i 6 ventaglietti, vedete sottostanti, che sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e nel punto di unione sottostante dei ventaglietti vado appunto a fissarmi dei marker, vedete nel mio caso l'ho fatto, mi aggancio con una catenella e vado a crearmi io nel mio caso ho montato 10 catenelle perché appunto ritenevo che fosse la misura sufficiente per dare mobilità appunto e la vestibilità giusta. E per le taglie più piccole possono anche bastare 8 catenelle. Io la voglio leggermente morbida, non mi piace proprio sentirla stretta, quindi ne ho fatte 10. E 10 catenelle ho montato da questa parte. Vediamo però bene i passaggi da vicino, ve li voglio far vedere appunto con attenzione. Questo è il mio 16° giro e lo concludo sempre con la maglia bassissima. Prima di spezzare il filo, di andare a chiudere il filo, faccio scontorno tutta la circonferenza di maglie basse e quindi qui vado a fare 1, 2, 3, 4 e 5, quindi qui faccio 5 maglie basse nella parte dell'archetto e poi lavoro una maglia bassa per ogni maglia sottostante, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e nel punto di unione dei due archetti qui faccio una maglia bassissima. Riparto nell'archetto successivo, lavoro le mie 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e poi su ogni maglia alta vado a lavorare, su ogni maglia alta di base vado a lavorare una maglia bassa. Quindi prima di fare la chiusura dello sprone procedo con una scontornatura a maglie basse e quando sono nel punto di unione dei due archetti faccio la maglia bassissima e ricomincio a maglie basse. Questo praticamente mi dà un dettaglio di una rifinitura all'ultimo giro della maglia che poi lascerò in rilievo. Ora vi faccio vedere come procedere per la chiusura dello sprone. Qui sono nel rovescio del lavoro. Divido i miei archetti contando quelli non dell'ultimo giro che resta a rilievo ma quello del giro precedente e quindi conto 1, 2, 3,
4, 5 e 6 e quindi mi posiziono con il mio marker nei punti, diciamo, di giunzione tra un archetto e l'altro. Quindi vi faccio rivedere. Quindi questo è il punto dove posiziono il marker e quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi aggancio con il filo, quindi questa è la manica. Mi aggancio con il filo qui dove ho il marker. E vedete il dritto è da questa parte e qui adesso lavoro un attimo per questo giro una catenella intorno. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado a prendere quello che è il mio marker dello scalfo del sottobraccio qui e vado a puntare l'uncinetto, posso togliere il marker e chiudo con una maglia bassissima, formo questa catenella così, va bene? E qui abbiamo creato la catenella della manica. Ora lavoro praticamente sui punti di unione degli archetti, quindi di questi ventagli, quindi qui, qui, poi il ventaglio successivo qui. Vedete sempre le due estremità dove ci sono le maglie alte e lavoriamo 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, ok? E sono qui e vado a posizionarmi qui. Praticamente salto le maglie alte e vado a posizionarmi qui e chiudo con una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5 e vado nel ventaglietto sottostante, vedete qui, nell'angolo dell'altro ventaglietto, passo il filo verso l'esterno, punto l'uncinetto e mi aggancio con una maglia bassissima e chiudo. 1, 2, 3, 4 e 5. Lasciate il filo sempre dalla parte esterna e vado, praticamente vedete lavoro nella parte alta, nella prima maglia del gruppo delle maglie alte sottostante e nell'ultima maglia del gruppo delle maglie alte sottostanti. Inserisco qui l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Si lavora di 5 maglie, così, fino ad arrivare a dove abbiamo posizionato l'altro marker, quindi qui, e creo queste catenelle che saranno la base poi per lavorare successivamente il corpo della nostra maglia. Ci vediamo quando siamo arrivati all'altro marker. Una volta arrivato all'altro marker, proseguirete montando la catenella di altre 8 maglie e poi vi muoverete sempre appunto di 5 catenelle in 5 catenelle come abbiamo visto fra gli archetti finora e fino al punto di inizio marker e come vedete si è creata questa catenella qui sotto, vedete queste 5 maglie e che diciamo sono appunto tutta la nuova circonferenza di lavoro su cui adesso andremo a proseguire la lavorazione. Una volta creata tutta la catenella della circonferenza nuova su cui devo lavorare, posso decidere se proseguire la lavorazione con lo stesso colore e fare la maglia in tinta unita oppure, come ho fatto io nel mio caso, scegliere un filato di contrasto e andare a lavorare appunto con un filato di contrasto che abbia una tonalità che ci stia bene, insomma, che si sposi bene. Mi alzo a questo punto con 1, 2, 3 e 4 catenelle.
Ora nella catenella del sottobraccio, queste qua sono poi le codine che andrò a nascondere, questa è la, diciamo, la prima maglia delle 8 catenelle che devo andare a lavorare e vado a lavorare 7 maglie alte doppie. Quindi adesso io in questo giro vado a lavorare a maglie alte doppie. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non vi preoccupate se le vedete un po' distanziate, poi mano a mano che lavorerete il lavoro si compatta. Scusate, 10, allora 7, 8, 9, perché ne ho lavorate 10 sotto di catenelle e quindi io vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tante maglie alte quante sono quelle della mia catenella del sottobraccio. E poi proseguo la lavorazione di tutta la circonferenza lavorando a gruppi di 5 maglie alte all'interno della catenella di separazione che ho fatto tra un archetto e l'altro, quindi 5 maglie alte doppie su ogni archetto sottostante. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. Vedete, in questo archetto qui di 5 maglie ho lavorato 5 maglie alte doppie. Passo nell'archetto successivo e lavoro altre 5 maglie doppie e così via, fino a che arrivo poi all'altro sottobraccio dove vado a lavorare tante maglie alte doppie quante le catenelle di separazione nel mio caso e 10 e concludo il giro in questo modo. Ecco, ho lavorato intorno a tutta la mia circonferenza e la lavorazione, vedete, si presenta così. Gruppi di 5 maglie alte doppie perché abbiamo fatto queste 5 catenelle sotto al bordino, vedete, finale del 16° giro e quindi abbiamo lavorato in questo modo e concludiamo il giro con una maglia bassissima agganciandoci alla quarta catenella della prima maglia del giro di lavoro. Il secondo giro, intanto guardate, c'è da dire che questo tipo di lavorazione a maglie alte doppie crea una leggerezza davvero molto bella alla maglia e appunto gli dà veramente questa ariosità e questo senso di leggerezza che è davvero molto molto bello. Una volta chiuso il punto mi alzo con una catenella e lavoro a maglie basse, però lavorandole nella costina della maglia esterna, quindi prendo soltanto la maglia dietro e completo tutta la lavorazione a maglie basse, però prendendo non tutte e due le maglie, soltanto quella dietro. Procedo così per tutta la mia circonferenza. D'ora in poi i miei giri di lavoro saranno un giro a maglie alte doppie e un giro a maglie basse. Vedete che si crea anche questa costa un pochino a rilievo che è davvero molto, molto bella e crea appunto un tipo di lavorazione che esce dalla solita monotonia delle maglie alte.
Concludo il mio giro di maglie basse lavorate in costa dietro, puntando l'uncinetto sulla costina dietro della prima maglia eseguita e portando fuori la mia asola. In questo modo mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle che corrispondono alla mia maglia alta doppia, faccio 2 gettati e riprendo la lavorazione a maglie alte lavorando sempre nella costina qui dietro. Lavoro sempre la maglia alta doppia in costa dietro. Perciò una lavorazione alternata di maglie alte doppie e maglie bassissime lavorate nella costa dietro, in questo modo. Questo è il risultato della lavorazione che si ottiene, che trovo molto bella. È una lavorazione veramente molto leggera e che crea appunto questo effetto molto bello. Si potrebbe creare anche un'intera maglia semplicemente con questa alternanza di punti. Ora io vi faccio vedere come, per quanto appunto ho lavorato da questo punto, da dove ho diviso appunto per gli scalfi e maniche, io ho lavorato per 26 centimetri. Ho lavorato appunto alternando questo giro di maglie alte doppie e maglie basse e ho applicato soltanto nei primi 2 giri di maglie basse, ho applicato 4 aumenti, quindi 2 più o meno qui sul davanti e 2 qui sul dietro, in corrispondenza vicino ai fianchi. Quindi ho fatto 4 aumenti in questo primo giro di maglie basse e 4 aumenti in quest'altro, e per creare appunto un effetto a questa maglia leggermente svasato e per dargli appunto una linea morbida. Ora, dopo aver appunto lavorato per questi 26 centimetri, terminerò con l'ultimo giro che è a maglie basse. In questo giro io ho applicato diversi aumenti, ne ho applicati per l'esattezza 30. Quindi voi dovete contare il numero di maglie che avete di base sottostante, dividere per 30, il risultato ottenuto è ogni quante maglie dovete effettuare l'aumento. Perché ho montato appunto tutti questi aumenti? Perché adesso io andrò a lavorare la parte finale con questo punto fantasia e voglio creare appunto un motivo ampio e leggermente appunto ondulato, come avete visto nelle foto dell'anteprima. Quindi quest'ultimo giro lo lavorerete sempre a maglie alte in costa e quando dovrete effettuare l'aumento andrete a fare 2 maglie basse all'interno dello stesso spazio di base. Alla fine vi deve uscire un numero di maglie multiple di 5 più 4, perché adesso noi andremo a lavorare il nostro punto fantasia e quindi mi raccomando, eventualmente aggiustate con un paio di maglie in più o in meno, quindi fate bene i vostri conti, ma dovete avere appunto questa circonferenza di maglie. Concludiamo il nostro giro chiudendo con una maglia bassissima nella prima maglia di lavorazione del giro, ma tagliando la codina del nostro filato e prendendo il filato del color rosa cipria, chiudiamo con una maglia bassissima così il nostro giro. Tiriamo bene le nostre 2 codine di lavorazione che dopo andremo ad annodare e a chiudere. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e andiamo a lavorare 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 3 catenelle di separazione e una maglia alta all'interno dello stesso spazio di base, cioè andiamo a ricreare i ventagli che abbiamo visto nei primi giri dello sprone. Vedete? Quindi salto 1, 2, 3, 4 maglie di base e nella quinta riparto a fare il mio ventaglietto. Perciò lavoreremo il nostro bordo come lo sprone, con gli stessi motivi del punto fantasia. E vi lascio continuare appunto da sole perché abbiamo visto che i passaggi di lavorazione li abbiamo già visti appunto per lo sprone.
Con gli aumenti che abbiamo fatto alla base, il motivo del bordo finale viene leggermente arricciato e quindi dà questo effetto così più vezzoso alla maglia. Vi faccio vedere come ho lavorato. Ho lavorato il primo, il secondo e il terzo giro applicando al ventaglio 3 catenelle, 3 maglie alte e 3 catenelle di separazione. Quindi 1, 2, 3 giri con 3 maglie alte e 3 catenelle di separazione. Il quarto giro l'ho fatto lavorando 4 maglie alte e 4 catenelle di separazione. L'ultimo giro l'ho fatto lavorando con 5 maglie alte e 4 catenelle di separazione. Alla fine ho scontornato con un giro di maglie alte. E questo è l'effetto. Naturalmente, se qualcuno vuole impreziosirlo con qualche altro giro in più, eventualmente è ovvio che è fattibile. E quindi come vedete si crea questa sorta di arricciatura che è molto carina e molto femminile. Ora vediamo come sviluppare la manica. Io per la lavorazione ho ripreso sempre, come ho fatto per lo sprone, dopo lo sprone, ho ripreso sempre le maglie, vedete, lasciando l'ultimo giro dell'archetto in rilievo e andando a prendere i punti sulla fine dei ventaglietti successivi, lasciando 5 catenelle di separazione tra un archetto e l'altro. Quindi ho lavorato praticamente alle due estremità degli archetti successivi, come abbiamo visto qui per la ripresa della lavorazione. E dopodiché vi faccio vedere la manica girata. Ho ripreso alla lavorazione lavorando di 5 maglie alte doppie su ogni archetto delle 5 catenelle che appunto ho sviluppato e lavorando appunto nel sottobraccio le maglie che avevamo, le 10 maglie appunto che avevamo creato di separazione. Ho continuato sempre a lavorare a maglie alte doppie quindi, e maglie basse prese in costa dietro come abbiamo fatto per il corpo. Ho applicato qualche aumento e poi alla fine ho sviluppato con il punto fantasia, sempre creando degli aumenti, ma vediamolo ora più da vicino nel dettaglio. Naturalmente la manica che vedete io l'ho fatta poco dopo il gomito e appunto ho creato una misura svasata, quindi ampia, perché la trovo molto carina, molto romantica, mi piaceva molto lavorata così. Oppure tranquillamente, se si vuole una manica lunga, si può tranquillamente svilupparla lavorandola dritta e fare lo stesso, applicare verso la fine, in prossimità del polso, un bordo. Vediamo le misure. Io ho lavorato la manica con la parte del color terracotta per 10 cm circa e poi ho sviluppato un bordo di 8 cm. Quindi inserisco l'asola qui, diciamo, dove appunto sul sottobraccio ho formato le 10 maglie alte doppie, qui nell'angolino, e faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 maglie alte doppie di base, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi vedete qui dopo ci sono le altre 5 che fanno 10 che ho creato per il sottobraccio, passo sotto e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5. Vado qui alla fine nell'angolino, che poi è anche praticamente l'estremità del ventaglietto sottostante, diciamo, e creo una maglia bassissima, mi aggancio con una maglia bassissima. Ora avanzo di 5 catenelle in 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, tengo il filo all'esterno, vi faccio vedere, devo sempre lavorare all'inizio e alla fine del ventaglio sottostante, quindi nella prima maglia alta e nell'ultima maglia alta. Poi passerò nel ventaglietto successivo, vedete, e cammino così agganciandomi con delle maglie bassissime nei punti di giunzione. Quindi qui maglia bassissima e chiudo. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nel nuovo ventaglietto qui all'inizio e faccio una maglia bassissima.
Quindi mi creo tutto intorno alla circonferenza queste catenelle da 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, ho puntato l'uncinetto qui, adesso lo punto qui e proseguo così per tutta la mia circonferenza a crearmi queste maglie su cui lavorare poi il bordo successivo. Una volta completata la circonferenza chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima. Mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle e lavoro 5 maglie alte doppie su ogni praticamente spazio, su ogni archetto, quindi 2, 3, 4 e 5. Passo nell'archetto successivo e lavoro 5 maglie alte doppie, quindi lo stesso sistema che abbiamo adottato per la lavorazione del corpo. Quindi 2, 3, 4 e 5. Passo nell'archetto successivo e così via. 5 maglie alte doppie per ogni archetto. Completo il mio giro come al solito chiudendo con una maglia bassissima nella quarta maglia di inizio, catenella e inizio all'interno dello stesso punto a fare una maglia bassa e ovviamente prendendo tutte le maglie in costa dietro come abbiamo visto per il corpo. Soltanto in questo giro, solo in questo giro, metto su 4 aumenti, 4-5 aumenti, quindi in modo uniforme. Quindi vado a mettere su 5 aumenti, perciò significa che lavoro 2 maglie basse all'interno dello stesso punto di base, per un totale nella circonferenza di 5 aumenti. Alterno ovviamente la lavorazione sempre a maglie basse in costa dietro e a maglie alte doppie, sempre come abbiamo visto per il corpo centrale della maglia. La linea della manica che io vado a creare, vedete, si sviluppa così a campana e una volta che ho lavorato nel mio caso 1, 2, 3 e 4 giri di maglie alte doppie, ovviamente alternate dalle maglie basse in costa, vado a sviluppare nella circonferenza il mio punto fantasia. E quindi ho lavorato un primo giro con ventaglietti da 3 maglie alte e separati da 3 catenelle, un secondo, terzo e quarto giro, vediamo 1, 2, 3 e 4, quindi i 4 giri successivi, secondo, terzo, quarto e quinto l'ho lavorato con 4 maglie alte doppie intervallate da 3 catenelle e solo l'ultimo giro l'ho lavorato facendo 5 maglie alte, scusate, non maglie alte doppie, maglie alte separate appunto da 4 catenelle solo nell'ultimo giro e scontorno con un giro di maglie alte. La manica senz'altro completa questo progetto, la cui particolarità è data naturalmente da questo meraviglioso punto fantasia. E poi il taglio di questa blusa svasato e comodo che appunto la rende molto femminile, romantica, essenziale e senza tempo. La linea sicuramente di questa maglia snellisce la silhouette e quindi la rende molto bella nella vestibilità sia delle taglie diciamo piccole come le SLM, ma anche adattissima alle taglie curvi. A questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi nella speranza di avervi dato ancora una volta uno spunto creativo utile. A prestissimo, vi abbraccio, ciao!